Ciao ragazzi, bentrovati in un nuovo video. Oggi andremo a fare un video particolare che è un po' che non vedevate nel mio canale. Andiamo a trasformare un vecchio PC in un retro PC, cioè un PC che abbia un sistema operativo e dell'hardware vecchio in modo da far girare i vecchi giochi. In questo caso, questo vecchio scafandro che ho comprato per 20-25 euro qualche anno fa, che avevo relegato al mio garage per retro gaming con un sistema tipo, com'è che era? Vabbè, quelli che ti trasformano i vecchi PC o i Raspberry in vecchie console, in console da retro gaming. E niente, adesso gli andiamo a far fare qualcos'altro. Vi ricordo che se volete vedere che faccia altri video o più video su questo genere, vi lascio il mio link referral Amazon. Se voi visitate Amazon tramite questo link, a voi non toglie niente, ma al mio canale, cioè a me, fa guadagnare qualcosina e posso comprare più retro PC, più scafandri del genere per fare nuovi esperimenti, nuove cose, oppure posso migliorare la qualità video dei video, audio, eccetera, eccetera. Insomma, vedremo man mano cosa fare. Adesso andiamo a fare un po' tutto. Innanzitutto non mi ricordo neanche che hardware abbia questo PC, quindi andiamolo a vedere assieme. Allora, ho smontato il dissipatore perché gli voglio cambiare la pasta termica. Abbiamo a che fare con un processore AMD Sempron single core da 2000 MHz, che poi è quelle versioni che erano tipo 3400 Plus, che diceva è un 2000 ma va come un 3004 Intel, tutte quelle cavolate che faceva AMD quel tempo là. A 64 bit, però gli metteremo un sistema 32, quindi già partiamo con lo svantaggio di avere un single core. Sarebbe carino fare un sistema Windows 98, però la CPU è fuori range per Windows 98. E abbiamo come scheda video abbiamo una GeForce o 5002 o 6002 DDR da 256 mega e di RAM. Se abbiamo 2 giga già penso che siamo fortunati, saremo a 1 giga. Ha una scheda audio dedicata, ma penso che useremo la sua integrata. E abbiamo qui un hard disk. Allora, io penso che farà abbastanza schifo, diciamo, però magari qualcosa di inizio secolo riusciamo a giocarlo bene. Insomma, vogliamo vedere? Vediamo. Intanto iniziamo a installare, metterò la pasta termica e con voi torno quando installo il sistema operativo. Allora, abbiamo già un problema. Il PC dopo pochi minuti che sta acceso, anche in idle, si spegne. Io darò la colpa a lui, al Max Power, e lo andrò a sostituire con questo Cooler Master. Certo non è il massimo, però mi sembra buono, il peso c'è. Allora, il problema alimentatore penso che l'abbiamo risolto. È mezz'ora che il PC è acceso e è rimasto acceso, insomma, senza problemi. Comunque sì, abbiamo 2 giga di RAM, un processore 2000 MHz, 2 banchi da 1 giga DDR400 e la 6002. Ora, un altro problema è che il lettore CD non si apre, DVD insomma, quindi dovrò andare a cercare i giochi in dei siti un po'... però vabbè. E niente, adesso ho messo come primo boot il device rimovibile, ossia la chiavetta USB, e vediamo se riusciamo a installare XP così. Save change ed exit, ok. Allora, al primo avvio mi ha avviato Batocera, non riconosceva la chiavetta USB 3.0. Ho spammato F10 o F11 all'avvio mettendo una chiavetta 2.0 a 16 GB e sembra che la legge USB SanDisk. Vediamo. Ok, installazione di Windows, l'ha riconosciuta, quindi in questi vecchi sistemi è meglio utilizzare una chiavetta 2.0 perché se le avete conservatele bene, perché le 3.0 sono un problema, insomma.
Ora avrei sostituito il lettore, ma un altro lettore AID non ce l'ho e dovevo cercare una versione di Windows che avesse i driver SATA. E sinceramente non lo so se questa versione che ho c'ha i driver SATA. Mettiamo la lucina rossa da gaming. Programma di installazione. Per iniziare premere invio. Accetto. Com'è che era per accettare? F8? F8? Sì, ok. Abbiamo circa 80 giga a disposizione, sì, ci possiamo divertire. Ok, allora, premere invio per creare una partizione spazio selezionato, premere C, per eliminare la partizione premere D, per eliminare la partizione premere L, spazio non partizionato, vediamo se ce lo fa installare, NTFS, rapida, sì, proviamo quella rapida. Sicuramente andremo a perdere più tempo perché poi dovremo fare quella estesa, però proviamoci almeno. Quanto sa di vecchio! Ecco qua, diciamo il primo avvio dopo la copia dei file per l'installazione di Windows. Sembra che la formattazione veloce sia andata bene, sembra che abbiamo avuto fortuna. Intanto, mentre lui finisce l'installazione che va avanti, io continuo con la ricerca dei driver e dei giochi. E a dopo. Mi sembra che, allora, fa vedere. Italiano, Italia, lingue. Lingue di testo, italiano, a posto. Lingue di input, dettagli, tastiera Stati Uniti, io la rimuoverei, si può rimuovere. Stati Uniti, rimuovi, ecco, italiano, applica, ok, avanti, nome organizzazione, leg, droid, leg droid, organizzazione, no, nome, taglia, tac, incolla, nome, leg. Mi sento grosso. E adesso si inserisce il product key. Nome computer. Skynet. Sì, va bene. Non ho neanche guardato la data se andava bene. Fatto a caso. Ok, Windows è avviato. Windows XP attendere. Si sta avviando. Per migliorare l'aspetto della risoluzione dello schermo verrà regolata automaticamente. Ok. La risoluzione dello schermo è stata modificata. Ok. Non si sente l'audio. E anche qui facciamo ok. Benvenuti in XP, sono qui per avanti. Facilita, visualizza in seguito. Avanti. Utente principale. Leg. Ora è possibile utilizzare Windows XP. Fine. Ed eccoci il nostro Windows XP. Rimuoviamo la chiavetta. È possibile rimuovere l'hardware. Ecco qua. Questa ci tornerà comoda dopo. Allora, l'audio non c'è, è andato via. Dov'è il pannello di controllo? Era giù di qua, eccolo qua.
Aspetto, visualizzazione classica, grazie, mi trovo meglio. Installazione era in sistema? No. Proviamo in sistema. Hardware, gestione periferiche, ecco qua. C'è molta... Ah, vede la Sound Blaster Live. Ah, è una Sound Blaster Live. Proverò a cercare un driver della Sound Blaster Live e poi il driver della scheda video che ho già installato. Proviamo. Allora, i drivers li ho scaricati. Ho dubbi sui driver della scheda audio, ma quelli della scheda video dovrebbero essere questi. Allora, iniziamo. Vediamo un po'. Andiamo subito sul dubbio. Sul gubbio. Ok, allora installiamo quelli della scheda video intanto. Ok, ha installato il driver grafico. Chiudiamo qua, riavvia ora. Presentazione di Windows XP. Allora, impostazioni Nvidia. Il driver l'ha preso. Proprietà. Impostazioni 1280 GeForce 6002. Ok, adesso proviamo un'altra via per installare il driver grafico audio. Sistema, hardware, gestione periferiche. Come prima appariva la Sound Blaster Live, adesso no. Probabilmente la scheda audio si stacca. Facciamogli fare la ricerca del nuovo hardware. No, niente, non rileva più la Sound Blaster Live. Allora, come possiamo fare? Andiamoli a pulire i contatti. Allora, come si puliscono i contatti di una scheda? Questi sono i contatti, questi dorati, qualsiasi essa sia. Alcol isopropilico e cotton fioc. Se ne spruzza un po' sul cotton fioc e si passa qui e dietro. Poi, una volta asciugati, per riattivarli si usa una matita da scrivere, non quelle colorate, quelle proprio da disegno, per disegnare quelle nere normali. Si passa sui contatti e si cancella con la gomma, e così, se i contatti non sono attivi, si riattivano. È partito l'audio, quindi non tocco più niente. Allora, quando si smacchina con questa roba vecchia, c'è il rischio che qualcosa non funzioni e si deve essere pronti a fare questi lavoretti, insomma. Quindi io una cosina oggi ve l'ho spiegata. Adesso andiamo a installare i giochi. Ne ho scelti 3 giochi. Allora ho scelto Quake 2, che ce l'ho in tutte le salse, ce l'ho sia in fisico che in digitale, su più piattaforme, eccetera eccetera. Ho scelto Carmageddon The Death Race 2000 e Flatout. Basta con questa presentazione di Windows XP. E ho scelto Flatout. Allora, iniziamo con Quake 2. Lo copiamo. Risorse del computer. C, visualizza, programmi, visualizza. Quake 2 è proprio i file installati, li andiamo a copiare pari pari. Ok signori, Quake 2, andiamo a vedere. Quando dice che tutto... ok, quando dice che tutto va male, tutto deve andare male, Intanto ho scaricato una ISO di
di Quake 2 è questo WinCDEMU che dovrebbe creare tutti i programmi. WinCDEMU, apriamo, ok, invia, no, come si monta? Dice semplicemente che si deve doppio cliccare sull'immagine per montarla. L'ha montata? Ah sì, Quake 2, eccola qua. Installazione di DirectX completata. Ok, almeno è partita l'installazione. Questo è il Quake 2 classico, non il remastered, Install. Normal, maximum, install. Guardate, qua faceva vedere lo spazio disponibile sull'hard disk. Qui la velocità, vabbè, niente, la velocità con cui scriveva. Finish. Nuovi programmi. Quake 2. Quake 2. Forse un pelino troppo alta. Allora, video, software, default OpenGL, PowerWare. Allora, 3DFX OpenGL era l'OpenGL di 3DFX, che poi era il Glide. Default OpenGL 1280, non c'è 1280 per 1024x768, va bene. Video, beh, qui sembra che sia andato tutto bene. Game, hard, qui c'è il filmato iniziale. Quando ci si muoveva ancora con le freccette, aspetta, non mi si alza e abbassa la visuale del mouse. Option, option, CD music enable, sound quality, vabbè, low, mettiamo hide, invert mouse no, look strafe, free look yes. Ok, adesso mi si muove il mouse. Ah, vero, le freccette. Beh, i comandi sono un po' customize control. Attack, walk forward W, backpedal step left, step right. Ok. Beh, direi che Quake 2 gira benissimo, non bene, benissimo.
sono un po' scomodo. Qui se non sbaglio, ah no, con cosa ci si abbassa? Con C. Ok, Quake 2 gira. Ora installiamo Carmageddon The Death Race 2000, che ce l'ho su GOG. Installa. Ok, è installato con successo. Vediamo se la versione GOG funziona. Sì, ok, fai il test. 1280x1024, gioca. Filed. Ok, proviamo un altro. Tools, Advanced Setting, Option, abbassiamo la risoluzione. Lui consigliava la 960, vediamo un po'. E io metto 1024x768. Ok, start. Filed. Find depth buffer format. Rendering the file. Qual è il problema? Ok, il problema è che avevo scelto la scheda video sbagliata. Praticamente non so come ha fatto a vedere due schede video, però vabbè. Allora, opzioni, tanto vediamo i tasti. Controlli, up, down, left, right, freno a mano. Ok, accept. Accept. Main menu. Free driving. Sì. Una qualsiasi. Allora, girare male non gira male. No, non gira affatto male. Ah, dentro l'acqua. No, girare male non gira male, vi dico la verità. Gira piuttosto bene, adesso non c'è il contatore FPS qua, ma si vede che è fluido. Insomma, non fa scatti, non c'è stuttering. Però se magari usciamo da quest'acqua per rientrarci poi, sono venuti gli altri amichetti a distruggermi. Ok, sono uscito. Sì, gira bene, promosso.
e funziona anche la versione GOG. E adesso proviamo Flatout. Flatout, anche questo solo in inglese, sempre versione GOG, che io possiedo sia Carmageddon, cioè li possiedo tutti sti giochi. E Carmageddon e Flatout li ho scaricati direttamente da GOG. Allora, Quake 2 è del 97-98 circa, non ricordo bene. Carmageddon TDR 2000 è del 2000, fine 2000, e questo Flatout è del 2004. Quindi andiamo a metterlo un po' sotto torchio anche con qualcosa di un po' più moderno. Che poi, ragazzi, moderno, considerate 2004 moderno, perché alla fine sta scheda video, la 6002 GT, era proprio lo schifo del 2004. Quindi stiamo proprio andando a chiedergli di fare il più possibile. Ok, l'ha installato, lanciamolo. E qua sotto, allora, proviamo lasciando tutto come sta. Ok, speriamo bene. È partito, dai, è già un buon segno. E tra l'altro ho visto anche italiano. Nvidia, the way it's meant to be played. Crea nuovo profilo. Posso scrivere direttamente? No. Dov'è il mouse? Ah, così? Ok. Lag. Fatto. Maschio. Normale. Un giocatore singolo. Gara rapida. Questa mi piace. Automatico. Bronzo. Non ho visto i controlli. Ce l'abbiamo a 1024 x 768 a 32 bit di colore. Ok, con le freccette. Dai, non è fluidissimo, ma sembra girare bene, Sembra girare bene. Sarà sui 30-40 fps più o meno. Wow! Esce il menu, vediamo se possiamo modificare i dettagli. Ah, da qui non li posso modificare? Opzioni, ok. Sistema imperiale, ah, ecco qua. Distanza visiva abbassiamola un po', dettagli tracciato a medio, qualità texture, così. Vediamo un po', giocatore singolo, gara rapida, stessa macchina, automatico, bronzo, vai. Sì, è un pelino più fluido. È un pelino più fluido. Adesso saremo tra i 40 e i 50 più o meno. Ricordiamo sempre che è un Sempron 2 GHz single core e una 6002 GT, cioè quel che sia abbiamo 2 GB di RAM che sì e no contano, però ce li abbiamo perché siamo grossi. Poi sicuramente se abbasso la risoluzione da 1280
a 1024x768 ne ho un netto giovamento, però anche così è giocabile. Ok. Ok ragazzi, direi che il nostro Giovanni Skynet si è comportato abbastanza, ti chiami Giovanni da adesso, si è comportato bene, anche con un gioco della sua stessa era, con una scheda video che era praticamente, come vi ho detto, lo schifo che era uscito, si prestava a giocare, insomma, certo magari Flatout non era il benchmark definitivo, però si poteva fare. Presumo che 2002 ancora sia tutto giocabile con quella scheda, forse anche 2003. Non ho azzardato metterci un Doom 3 perché Doom 3 nella sua versione originale era abbastanza pesante per l'epoca, quindi ho preferito no. Comunque sicuramente potete mandare Half-Life, Quake 3 Arena, Unreal in software forse, Unreal Tournament 2004 forse, sicuramente Unreal Tournament classico, poi potete mandare anche vecchi simulatori come GP3, GP4 anche probabilmente, ma quello dubito perché era già pesantuccio. Insomma, potete giocarci anche con un cabinotto come questo. L'importante è che ci installate un sistema vecchio e trovate i suoi giochi adeguati. Qualche RTS probabilmente, come i Command & Conquer 1, 2, 3, i vecchi Age of Empire, eccetera eccetera. Ok ragazzi, per questo video era tutto. Enjoy!